Salve a tutti e bentornati nella mia cucina. Oggi vedremo una preparazione di base molto importante della pasticceria, la pasta per bignè. Conosciuta come pâte à choux, è un impasto morbido e cremoso che si modella solitamente con il sac à poche. È ideale per realizzare bignè, eclair, zeppole, ma anche forme diverse come potrebbero essere dei cigni, delle ciambelline. Tutte preparazioni molto leggere dall'interno vuoto che fanno da contenitore a creme e farce di vario genere. La pasta per bignè è un impasto molto versatile poiché è neutro, viene utilizzato sia in preparazioni dolci che preparazioni salate. Solitamente viene cotto in forno ma è adatto anche alla frittura. La pâte à choux si prepara con pochi e semplici ingredienti, dosati in base al tipo di utilizzo che dovremo poi farne. Quella che utilizzo io è composta da 120 g d'acqua, 120 g di burro, 120 g di farina, 245 g di uova, un pizzico di sale e un pizzico di zucchero. Cominciamo la preparazione. L'impasto dei bignè prevede una precottura di alcuni ingredienti che sono il burro, l'acqua e la farina. Quindi poniamo in una casseruola l'acqua, il burro, mettiamo sul fuoco e portiamo ad ebollizione. È consigliabile aggiungere il burro tagliato a pezzetti in modo che si scioglie prima ed evitiamo che parte dell'acqua possa evaporare, modificando così le dosi della ricetta. Una volta che l'acqua e il burro raggiungono l'ebollizione, aggiungiamo la farina che versiamo tutto in un colpo. Quindi mescoliamo e lasciamo cuocere 4-5 minuti. Il composto sarà pronto quando comincerà ad attaccarsi sul fondo della casseruola e sarà abbastanza compatto. Quando sentiamo questo sfrigolio e notiamo questa patina sul fondo, il composto è pronto. Quindi mescoliamo rapidamente e togliamo la casseruola dal fuoco. A questo punto non rimane che incorporare l'ultimo ingrediente che sono le uova. Vi ricordo che ho messo già il sale e lo zucchero direttamente nella casseruola con l'acqua. Quindi per facilitare l'operazione utilizzerò una planetaria che munirò di foglia e lavorerò il composto fino a farlo intiepidire. Quando il composto si sarà intiepidito possiamo aggiungere le uova. Ne aggiungiamo un quantitativo pari al peso di un uovo. Aggiungiamo man mano altro uovo solo quando il precedente si sarà incorporato. Aumentiamo di poco la velocità e continuiamo ad inserire il resto delle uova. A questo punto l'impasto dovrebbe essere pronto. Dovrà risultare liscio e abbastanza fluido da formare questa sorta di nastro. Oppure possiamo verificarlo anche con le dita, prendendo una parte di impasto. Se l'impasto fila vuol dire che è buono, altrimenti se facendo questa operazione si spezza c'è la necessità di aggiungere altro uovo. Questa infatti la quantità dell'uovo può variare in base alle qualità della farina che abbiamo utilizzato. A questo punto imburriamo appena le teglie. Con un pezzettino di carta assorbente eliminiamo il grasso in eccesso, che vi ricordo deve essere proprio pochissimo. Quindi trasferiamo poi il composto dalla planetaria alla sac à poche. Quindi a questo punto possiamo creare i bignè. Sto utilizzando una bocchetta liscia dal diametro di circa 10 mm. Possiamo realizzare vari tipi di forme, oltre ai bignè, anche delle corone o Paris-Brest o degli eclair, o anche formare dei cigni. Per creare delle corone precise possiamo utilizzare dei coppapasta che passiamo leggermente nella farina. Quindi dopo ripassiamo i bordi di quanto abbiamo inciso sulla teglia. È importante però mantenere una certa distanza tra una forma e l'altra perché durante la cottura i bignè sviluppano molto in volume. Non rimane che cuocere i bignè, quindi andranno in forno per i primi 10 minuti ad una temperatura di 200 gradi. Dopodiché abbasseremo il forno a 170 gradi per completare la cottura e consentire allo stesso tempo ai bignè di asciugarsi. Una volta che le nostre forme sono cotte, le togliamo dal forno e le lasciamo raffreddare. Dovranno essere asciutte e vuote all'interno. Per quanto riguarda le farce, possiamo utilizzare creme dolci, crema pasticcera, ma anche della semplice panna, oppure delle creme salate come potrebbero essere una mousse di tonno o di prosciutto. Bizzarritevi a riempire i bignè con farce e creme di vario genere e creare i vostri piatti sia dolci che salati. Nei prossimi video vi mostrerò come utilizzarli al meglio con delle nuove video ricette. Un saluto da Sonia e al prossimo video!